questione ambientale che abbiamo affrontato è stata quella della gestione forestale sostenibile dei boschi cedui. Sappiamo che in Italia i boschi cedui sono una realtà molto importante, oltre il 40% dei nostri boschi sono di origine cedua, ma è una realtà importante anche a livello di foreste europee, tenuto conto che a dati alla mano oltre il 10% delle foreste europee sono di origine agamica. Di contro a questi numeri importanti sono stati e sono oggetto di scarsa attenzione da parte del processo di gestione forestale sostenibile, nel senso che gli indicatori che sono stati predisposti da Forest Europe sono tarati principalmente per i boschi di alto fusto. A fronte di questo, e aggiungo io di un altro aspetto che spesso anche a livello territoriale la gestione a ceduo, il taglio a ceduo è oggetto di profonde critiche dall'opinione pubblica che magari non comprende gli aspetti tecnici legati a questa forma di selvicoltura, ci siamo posti il problema di valutare la sostenibilità di questi boschi e in particolare delle tre opzioni principali: ceduo a regime, cedui in conversione ad alto fusto attraverso i diradamenti e anche i cedui in abbandono e in evoluzione naturale, utilizzando dei nuovi indicatori di gestione forestale sostenibile tarati proprio sui boschi cedui. Quindi abbiamo ideato questi nuovi indicatori più idonei per i boschi cedui e li abbiamo attestati attraverso l'utilizzo di una serie di dati importanti derivanti da aree sperimentali realizzate dal CREA a partire dagli anni 60. Quindi una massa di dati notevole che però era indispensabile perché, come sappiamo, il termine gestione forestale sostenibile non è un termine generico, ma è il frutto di una serie di indicatori appartenenti a 6 diversi criteri di sostenibilità. Il processo è stato un processo complesso, abbiamo prodotto dei manuali specifici per il loro calcolo e la loro applicazione in campo che possono essere scaricati dai siti del progetto e più in generale l'elemento di indirizzo che è emerso dal nostro lavoro, cioè quello di mantenere tutte e tre le opzioni in campo a livello territoriale, è un elemento che è facilmente replicabile e che noi mettiamo nelle mani dei tecnici pianificatori e dei decisori, diciamo, delle politiche forestali locali e regionali.